questo l'ho ricevuto gratis. L'ultimo pezzo, il pezzo forte, il migliore secondo me di questo lotto. Ciao amici, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi vi faccio un bel video acquisti, vi faccio vedere quello che ho acquistato, dei giocattoli ovviamente come al solito, ma qui c'è una piccola storia dietro da raccontare. Perché cosa è successo? Non so voi, ma io vorrei tanto lasciare il lavoro e iniziare a girare tutti i negozi vintage o comunque negozi storici, perché vintage, negozi storici di giocattoli e chiedere se hanno dei fondi di magazzino, perché vedo un sacco di annunci di gente che trova dei fondi di magazzino bellissimi. Io non sono mai riuscito ad accedere a questi fondi di magazzino, ma l'altro giorno, più o meno la settimana scorsa, girando per la mia città, ho visto una cartoliberia che mi ricordavo di quando ero piccolo io, che si chiama Gioco Libro. È una cartoliberia storica qui nella mia città, e quindi ho deciso di prendere coraggio, entrare dentro e chiedere: ciao, per caso avete dei fondi di magazzino? La risposta è stata: guarda, non sei il primo che è arrivato, ce ne sono già stati tanti, non mi è rimasto molto, però qualcosa ho. Lì mi si sono accesi gli occhi, cioè brillavano gli occhi, andiamo a vedere. Mi fa: ah, vieni. Mi ha portato nella retrobottega e mi ha portato a vedere un po' di cose che aveva. Non c'è niente di famoso, cioè non c'è niente che dici mi ricorda la mia infanzia, però degli oggettini veramente particolari, bellini, ma soprattutto a un prezzo che mi ha lasciato scioccato, perché poi quando vi dirò quanto mi ha fatto pagare queste cose, cioè ci sono rimasto malissimo. Infatti lo ringrazio molto, e se siete delle mie zone, quindi Forlì, andate ad acquistare da lui assolutamente dalla cartolibreria Gioco Libro, perché sono qui da una vita, sono veramente gentilissimi, simpaticissimi, e quindi assolutamente andate da loro. Questa non è ovviamente una collaborazione, però quando c'è qualcuno che lavora bene e che comunque sono gentili e bravi, assolutamente bisogna sponsorizzarli. Ma adesso non perderei troppo tempo e andiamo a vedere subito gli acquisti che ho fatto in questa cartolibreria. Tutto quello che ho acquistato si trova in questa scatola qui. Questo più un pezzo che è fuori perché è troppo grande del pezzo forte che vi farò vedere alla fine, si trova tutto in questa scatola. Come dicevo, non è tanta roba, ma secondo me è roba deliziosa. Ma andiamo a vedere subito il primo pezzo. Sto parlando di questo. Questo è un gioco tutto italiano, è un gioco educativo, si chiama Mineralogia ed è un gioco che risale agli anni 90, ancora sigillato. Io credo che sia il suo sigillo originale, è fatto in Italia, e qui dentro praticamente ce n'erano varie serie. In questa serie ci sono un sacco di minerali da studiare, c'è una lente di ingrandimento, pare un libricino, e dentro ci sono tutti i minerali da studiare, sono una decina di minerali mi pare. E ragazzi, cioè, questo veramente solamente le grafiche, guardate che belle grafiche anni 90 con due bambini che guardano i minerali, stupendo. E per questo ho pagato 5 euro, cioè 5 euro ragazzi è veramente un prezzo shock, perché pagare 5 euro per un prodotto del genere ancora sigillato è veramente un prezzo bassissimo. Ma ora passiamo a quest'altro pezzo invece, che è una cinepresa giocattolo. Questa è una cinepresa giocattolo della Muplex, sempre italiana, sigillata, mai aperta, e quello di prima aveva un prezzo, non l'ho detto, di un valore di intorno ai 40 euro, più o meno 45 euro. Questo invece l'ho pagato sempre, mi pare, 5 euro, della Muplex, sigillata, cioè nuova. Questa dovrebbe essere della Mubi, esatto, che dovrebbe essere un'azienda italiana, si usava per insegnare ai bambini, comunque è semi-educativo per giocare con le cineprese. Questa l'ho pagata sempre 5 euro, da un valore però di 20 euro, niente di che, ma così sigillata, aveva un bel packaging, non la volevo lasciare. Poi passiamo a un gioco che è veramente stupendo, la patata bollente. Questo gioco è un gioco praticamente dove si metteva un palloncino con un gavettone dentro la patata, dentro a questa patata si metteva un palloncino, e poi dopo bisognava passarselo velocemente tra una persona e l'altra finché non esplodeva l'acqua, ci si bagnava e perdeva ovviamente chi l'aveva fatto esplodere, o comunque chi riceveva l'esplosione. Questo è un giocattolo che c'erano tante versioni, si potevano avere tante versioni, questo con gli occhiali da sole della Gig, e secondo me è stupendo. È veramente, questi giochi così a me piacciono un sacco, perché erano quei giocattoli che ti permettevano di stare con gli amici, di giocare tutti insieme, e sono stupendi. Assomiglia un po' a Mr. Potato come grafica, ma non c'entra ovviamente nulla, perché comunque questo è un gioco interattivo, Mr. Potato è più una figure. E niente, questo qui l'ho pagato anche questo 5 euro, come valore siamo intorno ai 29 euro, una roba del genere, 20 euro forse, ma è stupendo. Anche questo ovviamente è nuovo perché è un fondo di magazzino, e come potevi lasciarlo lì, stupendo, anche per l'idea che c'era dietro,
veramente un'ottima idea per far giocare i ragazzini. Adesso secondo me giochi di questo genere non ce ne sono tanti, se invece voi li conoscete, giochi attuali tipo questo, scrivetemelo nei commenti. Ma ora passiamo invece al mondo delle macchine, macchine telecomandate. Stiamo parlando di una bellissima Porsche 935, ancora sigillata, scatola stupenda, adesso la andiamo a vedere. Questa qui purtroppo ha una pecca, ma infatti non la potevo lasciare lì, non lo so, non ha il radiocomando. Sono andato a vedere, comunque va a frequenza, quindi in teoria questa è già comunque abbastanza recente, stiamo parlando sia anni 90, ma dovrebbe avere la possibilità di prendere un telecomando universale. Poi se mi sto sbagliando scrivetelo nei commenti. Comunque un modellino veramente fatto bene, nuovo ovviamente, mai utilizzato, mai giocato, e anche questo me l'ha fatto 5 euro perché mancava il radiocomando. Adesso non ho trovato niente su questo, non ho trovato informazioni su questo modellino. Penso che sia della Geminis perché c'è scritto sul telecomando, ma comunque non è marcato da nessuna parte, non c'è da nessuna parte, c'è scritto ST qui in basso, non so però cosa voglia dire ST. Io credo che sia della Gemini perché il radiocontrollo almeno è della Geminis. E niente ragazzi, per 5 euro secondo voi ho fatto bene a prenderlo anche senza telecomando? Secondo me sì, perché alla fine comunque è un ottimo prodotto. Dovrò andare in un negozio di modellismo e magari chiedere se ha senso comprare il telecomando, perché poi se deve costare troppo magari lo comprerà poi chi l'andrà ad acquistare. Io, come dicevo, non ho visto bene i valori, non l'ho trovato niente di quanto possa valere. Ho visto cose simili vendute sui 100 euro, però erano simili, non era lo stesso modello. C'è qualcosa della Tamiya, c'è altri prodotti, però Tamiya so che comunque stiamo parlando di un brand molto più di fascia alta, quindi non me la sento di dire che vale 100 euro, però secondo me 5 euro ne valeva la pena prenderla. Ma ora andiamo nel mondo dei giochi da tavolo. Qui stiamo parlando di un gioco, si chiama il gioco di Pietro, Guardie e Ladri, Tangentopoli, un gioco tutto italiano. Qui c'è la descrizione di quello che c'è dentro, e sigillato, nuovo, non ve lo sto ad aprire perché è veramente messo in un modo particolare, una volta aperto sarà fatica a rimetterlo dentro. Comunque nuovo, me l'ha regalato questo dopo che ho preso quella roba mi fa questo te lo regalo. Secondo me ha un valore anche questo, ne ho visti qualcuno su internet, quindi ci sta, non ha un valore eccessivo, però un gioco da tavolo nuovo, sigillato così col suo scatolo originale italiano degli anni 90 più o meno, secondo me gratis ci stava. Ovviamente che quando sono gratis le cose bisogna prendere. Il contenuto è un tabellone con le istruzioni, 6 segnaposta, 36 gettoni, un dado, si può giocare da 2 a 6 giocatori. Se qualcuno di voi conosce questo gioco o ci ha mai giocato, scrivetelo nei commenti che vorrei sapere che tipo di gioco è, perché sinceramente non ho trovato molte informazioni, non le ho nemmeno cercate, quindi sono un po' uno stronzetto. E niente ragazzi, questo l'ho ricevuto gratis. Siamo arrivati all'ultimo pezzo, il pezzo forte, il migliore secondo me di questo lotto, e sto parlando di questo mega giocattolo Air Blitz, un giocattolo che secondo me come ideologia, come scatola, come tutto è, secondo me è semplicemente stupendo. Io non l'avevo mai visto, non lo conoscevo. Se voi magari l'avevate già visto, se lo conoscevate, scrivetelo nei commenti. Qual è l'ideologia, come si gioca con questo gioco? Intanto è un gioco degli anni 90 della Mako, che dovrebbe essere un'azienda francese, ancora sigillato, mai giocato, ha la scatola vabbè un po' rovinata dall'umidità e dal magazzino giustamente, ma intanto è un gioco che si gioca senza pile, quindi già una cosa molto figa. Se si muove la telecamera del mio cane che sta giocando con la pallina lì sotto. Comunque questo gioco come funziona? Praticamente c'è una base qui per terra dove ci sono dei posti, diciamo dei paesi, e poi invece c'è questo braccio blu che ha un aereo in fondo al braccio qui. Bisogna guardare dentro al binocolo e semplicemente cercare di far cadere l'approvvigionamento nel paese giusto, in un paese, in un blocco. Cioè ragazzi è stupendo, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? È tipo il Warzone, gioco da tavolo Warzone, cioè bisogna far arrivare l'approvvigionamento nel punto giusto. Cioè è stupendo, è semplicemente stupendo, pagato 5 euro, cioè una sciocchezza. Questo su internet ho visto che molti in altri paesi lo vendono intorno ai 100-150 euro, quindi secondo me un valore di 100 euro li può avere. È un gioco stupendo, mai aperto, cioè semplicemente bellissimo, cioè non ho parole per descrivere quanto sia figo questo gioco della Mako, azienda francese. C'è anche la sua console qui per comandare, per dove far arrivare l'approvvigionamento. Cioè ragazzi stupendo, veramente, commentate voi, ditemi voi cosa ne pensate, ma secondo me è bellissimo. Siamo giunti alla fine, quindi questo è l'ultimo oggetto che vi volevo far vedere, l'ultimo giocattolo. Io spero che questo video vi sia piaciuto,
e ce ne saranno tanti altri simili a questo. Spero di trovare altri fondi di magazzino, però intanto ho fatto molti acquisti, quindi intanto quelli li vedrete. Il prossimo video sarà un video su un possibile investimento che potete fare sul sito di Mattel, quindi mi raccomando, ci vediamo settimana prossima che vi faccio vedere cosa ho acquistato su Mattel, che secondo me potrebbe prendere un bel valore, quindi vi aspetto settimana prossima con un nuovo video. Ciao!